Ciao ragazzi, bentornati nel canale e in questo nuovo video. Oggi siamo qui sempre in garage e siamo in compagnia di questa Polo 9N del 2003 ed il proprietario mi ha chiesto gentilmente se potevo andare a sostituire la cuffia della leva marce e quindi oggi andremo a vederla insieme. Vi farò vedere passaggio per passaggio come andarla a sostituire. Io ho già qui il mio bel ricambio e vi faccio vedere ovviamente le condizioni della leva. Eccola qui, è proprio messa molto male, si sta praticamente squamando tutta la pelle. Purtroppo ragazzi, come sapete, quando le auto cominciano ad avere una certa età, le plastiche e alcuni particolari ovviamente si danneggiano e se vogliamo avere comunque la macchina in ordine dobbiamo andare a ripristinare anche queste cose, anche gli interni. Prima di iniziare, se ancora non l'avete fatto, ricordatevi di andare ad iscrivervi sotto al canale, mi raccomando. È gratuito e mi aiuterete a crescere e a portare sempre nuovi contenuti qui sul canale. Non dimenticatevi di attivare la campanella così potete ricevere tutte le notifiche mano a mano che i video escono poi. E se a fine video il lavoro vi è piaciuto di questa sostituzione, mi raccomando, lasciate anche un bel like. Detto questo, iniziamo subito. Vai! Bene ragazzi, iniziamo. Io mi sono procurato una piccola leva in plastica. Come prima cosa dobbiamo andare a disincastrare la cornice. Per farlo io mi punto qui davanti e alzo leggermente. Ecco qui, facilmente, proprio viene via in maniera molto facile. Qui abbiamo i due agganci posteriori e qui ci sono quelli anteriori davanti. Spingo un po' la leva in avanti e alzo su il tutto. Qui come vedete è presente una fascetta che adesso dobbiamo andare ad allargare. Ho visto che con un cacciavite fino si può fare lo stesso, quindi ci si punta e si cerca di andare a sforzarla per allargare la fascetta. Se volete potete utilizzare anche una punta a becchi storti come faccio io in questo caso. Mi punto qui, che è più semplice, e vado ad allargarla. Eccola qua. Allentata la fascetta, ora basta solamente andare a tirare verso l'alto, eccolo qui, il nostro pomello e verrà via completamente. Ragazzi, mi sono spostato al banco così da potervi far vedere il tutto in maniera migliore. Ho iniziato a togliere la prima graffetta, questo perché dobbiamo andare a toglierle tutte. Dobbiamo togliere tutte le graffette che sono presenti sulla cornice di plastica, così da liberare la cuffia. Perfetto, una volta tolte tutte le graffette abbiamo qui la nostra cornice. La mettiamo intanto in parte e adesso dobbiamo andare a togliere questa ghiera di plastica. Qui vi faccio vedere, c'è un punto e lo dobbiamo andare a sforzare con un cacciavite largo, con una punta
così può andare bene. Mi punto in questo modo e piano piano cerco di alzarla, senza ovviamente andare a rompere nulla. Mi aiuto anche dall'altra parte con un piccolo cacciavite e vediamo se riusciamo a farla venire via piano piano. Ed ecco che la nostra ghiera è venuta via. Qui hai due incastri che dovranno corrispondere alle due cuciture. La metto in parte e qui, ecco qui, come vedete, la cuffia si va a togliere. Allargo questi punti e dovremo esserci. Eccola qua. Vi faccio vedere come adesso dovremo andare a montare la nuova cuffia. Sui lati abbiamo le nostre cuciture, poi avremo un lato più largo, che è la parte frontale, questa, e un lato un po' più stretto, questo qui. Andiamo ad aprire la confezione con la nuova cuffia. E questa, come vedete, è anche elasticizzata. La andremo a calzare normalmente, però vedete qui ci sono le nostre cuciture che dovremo andare a far corrispondere poi in maniera corretta con il pomello. Vado a inserire la cuffia nello spacco. Incastrata nella parte alta la cuffia, vado ad aprirla. Controllo che i due lati corrisponda la cucitura e prendo il fermo di plastica. Qui troviamo una piccola guida che andremo a mettere in corrispondenza allo spacco che c'è sul pomello. In questo caso, ragazzi, vedete qui è leggermente sollevato, questo perché lo spessore della pelle di questo ricambio è molto più grossa rispetto a questa qui, la sua originale, che è davvero molto fina. Questa parte qui resta leggermente rialzata. Io per sicurezza, ovviamente non si muove, ma per sicurezza sono andato a mettere una bussola ed ho maltellato leggermente per fare andare il tutto fino in fine corsa. Comunque da qui poi non si muove più perché è proprio bloccata. A questo punto dobbiamo andare a far calzare la cornice, parte più grande verso la parte frontale, la parte più piccola posteriormente. Posizionata la cornice, la dovremo trovare così, con le cuciture che siano perfettamente dritte da un lato e dall'altro. Rimontiamo su il pomello sulla macchina. Cuffia montata, pomello a posto, posso andare a montare il tutto. Semplicemente mi basterà spingere fino a fine corsa, sentirò un clac. Ecco qui, così è andata in battuta. Prima di andare a chiudere la cornice, con una piccola tenaglia vado a chiudere la fascetta. Eccola qua, perfetto. Da qui non si muove più. Chiusa la fascetta, montiamo la cornice. La dobbiamo far agganciare bene in tutte le sue parti. Perfetto.
tiriamo giù un po' la cuffia e direi che ci siamo. E rieccoci qui ragazzi a lavoro ultimato. Vedete delle luci un po' diverse, ho posizionato le luci in maniera diversa, forse adesso mi vedete meglio, ma vi faccio vedere il lavoro terminato, così poi voi mi dite sotto ovviamente nei commenti cosa ne pensate. Ve lo faccio vedere. Eccolo qui. È tornato come nuovo. Bellissima la pelle, veramente la qualità della pelle devo dire che è molto buona, e soprattutto lo spessore più spessa dell'originale. Mi aspetto anche una durata maggiore. Ragazzi, che dirvi, io vi lascerò tutti i link sotto al video. Qualora vi servissero, utilizzandoli potrete andarmi a supportare. A me arriverà una piccola quota e ovviamente a voi non costerà nulla. Non mi resta che salutarvi, prima di ricordarvi che sono presente anche su altri social, TikTok, Facebook ed Instagram, dove li posto di tanto in tanto un po' di foto, video, un po' di tutto, diciamo. Inoltre, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale che è gratuito, mi supporterete. Mi raccomando anche un like se vi è servito questo video. E che dirvi, per questo video è tutto. Noi, come sempre, ci si vede a un altro prossimo video. Ciao!